Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Il titolo del video di oggi è Le caratteristiche del narcisista covert. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere ai like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, ti voglio dire che se mi vuoi suggerire qualche argomento che dovrei trattare, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Questo argomento mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale, che si chiama Antonella, che saluto ovviamente con affetto, ciao Antonella, che mi chiede quali sono le caratteristiche del narcisista patologico covert. Allora, partiamo da dire che i narcisisti patologici possono essere di due tipi: l'overt, che significa aperto, che è una persona molto esuberante, e il narcisista patologico covert, che significa coperto, che ha delle caratteristiche molto precise che adesso ti vado ad elencare. Allora, prima di tutto il narcisista patologico covert nel love bombing è una persona che ama molto parlare di sé. Quindi quando incontri una persona che sembra, che ha l'aria di una persona molto timida inizialmente, che ha l'aria di una persona che ha sofferto molto e soprattutto ti parla subito dei suoi grandi problemi che ha avuto in infanzia, delle sue relazioni difficili d'amore, del fatto che uno dei suoi genitori o entrambi erano cattivi con lui o con lei, perché ricordi, i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. È che in questo caso quando parla molto della sua vita passata e si fa passare, scusami il gioco di parole, per vittima, è che a questo punto tu hai già un quadro iniziale del narcisista patologico nel love bombing. Patologico covert. Il narcisista patologico covert all'inizio tende a far sì che la persona che ha di fronte si innamori di lui per il fatto che vuole essere salvato. Infatti, la persona che va a dirretire il narcisista patologico covert è sicuramente una persona di grande valore, una persona molto buona, una persona che tende ad aiutare gli altri. Infatti lui, il covert, facendosi passare per vittima, è una persona che appunto cerca queste buone persone e infatti ci sarà il classico spirito da crocerossina della partner, del covert, che cercherà di aiutarlo in tutti i modi, cercherà in tutti i modi di fargli vivere una bella vita, insomma di fargli dimenticare gli abusi ricevuti in infanzia. Tieni presente una cosa: il narcisista patologico covert è una persona che tende a enfatizzare le cose che gli capitano, è una persona molto permalosa, è una persona essenzialmente che vuole raggirare il prossimo e vuol far sì che il prossimo pensi di lui come una bella persona. Quindi cosa cercherà di fare? Cercherà di irretire la preda per far sì che lei esaudisca tutti i suoi desideri. Quindi, ripeto, è difficile da scovare il narcisista patologico covert perché, ripeto, sembra davvero un bravo ragazzo pieno di problemi. In realtà però, quando tu non esaudirai una delle sue richieste, lui metterà in atto delle tattiche molto precise, una su tutte il muro del silenzio. Inizierà a non parlarti più, quindi se lui ti chiede una cosa, il narcisista covert, e tu non la esaudisci, ecco che lui potrebbe non parlarti per dei giorni. Quando hai a che fare con un narcisista patologico covert, potresti avere sempre la sensazione di essere sbagliata. Qualsiasi cosa tu faccia è sbagliato. Comunque hai sempre una rabbia latente perché senti che c'è qualcosa che non funziona in questa relazione, ti senti agganciata a lui in un modo o che tu esaudisci i suoi desideri oppure non vai mai bene. Ricorda, i narcisisti patologici covert sono molto spesso anche nelle madri o nei genitori, perché soprattutto invecchiando ci sono dei genitori che fanno sì che il figlio debba fare ciò che voglia loro, però se il figlio non esaudisce i suoi desideri, allora il genitore, il narcisista patologico covert, lo farà sentire in colpa. Infatti le caratteristiche principali di un covert, di un narcisista patologico covert, è far sentire in colpa la propria vittima. Quindi ripeto, per ricapitolare, il narcisista patologico covert all'inizio sembrerà una persona molto timida e sofferente. Ti parlerà della sua infanzia, quindi tu vorrai aiutarlo. Una volta che ti ha agganciato, ti farà sentire in colpa su tutto e alla fine ti scarterà dando la colpa a te, sparlando di te a tutti quanti. Quindi quando tu incontri questi tipi di persone, cerca sempre di tagliare la corda il prima possibile. Tutto qua. Ciao da Stefano.